Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere, diciamo, le previsioni generali, le cose più importanti, il movimento energetico nel suo complessivo per quello che riguarda la seconda parte del 2024. Se volete vedere la risonanza che ha la previsione del primo semestre del 2024, vi invito ad andare nella playlist dell'oroscopo annuale e scorrere in basso col dito. Ci sono prima gli oroscopi della primavera, poi quelli dell'inverno e poi iniziate a trovare quelli del 2024. Sono divisi in 4, ce n'è uno generale, uno per l'amore, uno per la crescita spirituale e l'altro per il lavoro. Scegliete quello che più vi piace. Questo è quello generale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche generali per la seconda metà del 2024. Ok, amici della bilancia, abbiamo la carta del mondo. Ve la faccio vedere perché questo è un mazzo molto bello e le ha girate in orizzontale invece che in verticale. Si parla di un periodo di compimento, probabilmente, potrebbe essere la conclusione di qualche questione personale, piuttosto che un trasferimento o anche un viaggio per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le previsioni sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link appunto alle previsioni degli oroscopi del primo semestre del 2024 e anche ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene. Giustizia. Due di coppe, giudizio, 9 di pentacoli, la forza, 6 di bastoni, e un 5 di bastoni. Allora, ragazzi. Beh, innanzitutto mi verrebbe da dire che potrebbero esserci nuovi tipi di accordi con qualcuno in particolare, nel senso che ci potrebbero essere appunto come delle nuove dinamiche con una persona in particolare o ragazzi mi viene anche semplicemente nella vostra vita in generale. Sapete quando arriva un momento dove si cambiano certe abitudini? Andiamo a vedere carta per carta così riesco subito a essere più specifica. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo una torre e un 9 di bastoni. Allora, qui devo dire che con la giustizia si parla di contratti, accordi, cioè c'è anche una torre, quindi qui ho la sensazione che qualche tipo di contratto, di accordo, di questione burocratica
potrebbe anche essere una firma, o per qualcuno si tratta semplicemente di un equilibrio, o come la sensazione che potrebbe venire a crollare con questa torre. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Tenete presente che la torre parla di un crollo dell'ego, quindi parla di questioni di mente, mentali. Poi è anche vero che ci sono delle situazioni che arrivano dall'esterno con la torre, che sono quegli eventi che ci manda l'universo, che ci ribaltano la vita, ma lo fanno per il nostro più alto bene, per reindrizzarci, diciamo, nel nostro percorso di vita. Allora, qui abbiamo un fante di bastoni, un 6 di bastoni che avete già qui, e la carta dell'eremita. Allora, devo dire che qui, ragazzi, potrebbe arrivare come un entusiasmo, mi viene proprio da dire per qualcuno vedendo questo 2 di coppe, ok? Qui potrebbero esserci degli accordi nuovi rispetto a quelli della giustizia, secondo me, con appunto una persona in particolare, e vi dirò che per qualcuno potrebbe essere un gruppo di persone, ma per pochi. Però è come se non si lavorasse più da soli, non si fosse più da soli. Sento come un'alleanza. Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo il matto e la stella. Guardate ragazzi, qua sono tutti arcani maggiori, sono tutti arcani molto positivi, parlano di una rinascita, di un nuovo viaggio, di una nuova avventura. In effetti anche qui vi avevo parlato di viaggio. C'è come la chiusura di un capitolo e l'inizio di un nuovo capitolo, il mettere in piedi nuovi obiettivi, magari proprio anche con questa persona. Le letture sull'amore le pubblicherò prossimamente, quindi se non le volete perdervi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Però qua, ragazzi, c'è aria di cuoricini, come vi dico. Per qualcuno invece potrebbe essere, vi dirò, un figlio, un progetto nuovo, un qualche nuovo obiettivo. Potrebbe anche essere un viaggio, appunto, come vi ho già accennato. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Temperanza. Anche qui 2 arcani maggiori. Temperanza, imperatore e asso di coppe. Guardate, io ho proprio l'idea che, allora, uno, potrebbero arrivare dei soldi inaspettati, qualche tipo di eredità, qualche tipo di casa, qualche tipo di aiuto o anche un figlio, inaspettatamente. Vi dico, per molti il discorso del figlio barra progetto, ho la sensazione che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo capitolo. Sapete che nei tarocchi la parola figlio e la parola progetto sono un po' interscambiabili. Quello dipende da che fascia di età avete, da qual è la vostra situazione personale, eccetera. Quindi usate la parola che più si addice a voi. Andiamo a vedere la forza. 5 di pentacoli. E 4 di spade. Qui ragazzi ho l'idea che vi dicano di stringere un pochettino i denti davanti a questa torre. Con il 5 di pentacoli per qualcuno si può trattare o di un investimento troppo grosso o di una perdita che si potrebbe avere. Se c'è una questione in sospeso con la casa, per esempio, e avete paura di perdere la casa o cose per lo stile, potrebbe essere così raggruppato in queste carte.
qui c'è qualche questione da dover riequilibrare, ma anche qui avete la temperanza. Per qualcuno si potrebbe trattare di un tema economico, in effetti, da riequilibrare, eh? Vi faccio un esempio per seguire l'esempio di prima. Se per caso fosse un figlio che non è programmato e che arriva, ecco che qui le mie credenze potrebbero cadere, del tipo non avrò un figlio fino ai tot anni e invece no, poi arriva. E potrebbe essere necessario dover fare una sorta di restyling su dove si può spendere e dove invece bisogna magari un attimino risparmiare per reinvertire gli stessi soldi nelle spese future per il figlio. È un esempio, se non è un figlio è un progetto. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Allora abbiamo un 7 di bastoni, un cavaliere di bastoni e un 8 di coppe. Allora, devo dirvi ragazzi che ribadisco il concetto di prima, che potrebbe esserci una persona che vi venga in aiuto in questo periodo per farvi uscire un po' da questo stato di tristezza come vedo qua, e per cui ci vuole tanta forza di volontà per andare avanti. Però tenete presente che il 4 di spade, siccome potrebbe esserci effettivamente una carenza, che è quella del 5 di pentacoli, ripeto, potrebbe essere la casa, potrebbe essere anche una carenza fisica sapete, ci sono quei momenti dove uno è stanco, proprio non ce la fa a carburare per settimane. Ecco, anche fosse quel tipo di carenza lì, le carte è un po' come se vi dicessero di prendervi il giusto tempo per riposare e per anche fare una sorta di autoanalisi, perché con la carta del 5 di Pentacoli qualcuno potrebbe essere incastrato un pochettino in quei pensieri del capitano tutto a me, un po' vittimisti come pensieri. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. Papa, 2 di spade e 4 di coppe. Guardate ragazzi, sinceramente, la carta finale non è splendida perché è un 5 di bastoni, che di solito parla di conflitti, parla di questioni da dover risolvere. Se per voi fosse una questione monetaria o lavorativa, ipotesi, ehm, anche se risuona per quasi nessuno quella lavorativa, vi dirò. Ho più la sensazione che sia una questione di gestione monetaria, di gestione di qualche bene materiale, di qualche cosa che vi permetta, insomma, di rinascere con questo giudizio. Però è anche vero che qui avete una carta che è il 4 di coppe, che è proprio una carta che mi indica cecità, come se non riusciste a vedere certi conflitti, se fossero ben presenti dei dubbi in tutto questo secondo semestre, probabilmente perché quando arrivano i momenti torre uno resta un pochettino spiazzato, e qui con la carta del giudizio è come se si prendesse consapevolezza del fatto che ci vogliono nuovi obiettivi, ci vuole un viaggio, ci vuole un bambino magari, un progetto, un corso di studi potrebbe essere anche per qualcuno. Quindi direi che gli equilibri di prima cambiano, ragazzi. Si raggiungono nuovi accordi, nuovi tipi di equilibri. È come se ci fosse, come dice il mondo qui, la chiusura di un capitolo per l'apertura di un altro. Per qualcuno ci possono essere delle questioni economiche. Tenete presente che il 9 di Pentacoli parla di eredità e il 5 di Pentacoli parla di perdite finanziarie. Quindi il 9 di Pentacoli è una carta di ricchezza, eredità, soldi che si posseggono già, diciamo. E mentre il 5 di Pentacoli parla di qualche tipo di perdita monetaria. Quindi se per caso arriva un'eredità o si sblocca quel contratto di cui parla la giustizia, potrebbe essere che sì arrivino dei soldi, ma che poi dobbiate anche spenderne
per far arrivare questi altri soldi, insomma. Non so se mi sono capita, però sì, avete capito, vero? Allora, andiamo a vedere Osho, un consiglio. Ripeto, questa è solo una visione un po' generica, poi per quello che riguarda gli altri settori, il lavoro, l'amore e la crescita spirituale, farò 3 letture per ogni segno, molto più dettagliate. Un'avventura? Sì, ma ve l'ho detto, è come se dovesse nascere qualche cosa di nuovo. Il condizionamento, questo è il diavolo, ragazzi. Il diavolo parla di ego e qui potrebbe cadere quelle regole, quei vincoli, quel condizionamento che voi sentivate o da cui addirittura qualcuno si difendeva. Sento come se si risolvesse effettivamente una situazione, una questione, magari in modo inaspettato, perché tenete presente che la giustizia taglia, si parla di giustizia divina, ma quello che è la giustizia divina non è detto che sia uguale a quello che è la nostra giustizia personale. Cioè, il fatto che noi vogliamo che le cose vadano in un certo modo, io voglio che, non lo so, giustizia sia fatta. Cosa intendi per giustizia sia fatta? È che quella persona faccia così, così, così. Ma magari quella cosa lì che volete voi non è la cosa migliore per entrambe. Quindi i momenti torre, i momenti giustizia, intesi come giustizia divina, è l'universo che viene a rimescolare tutti gli ingredienti nel pentolone per appunto farvi risvegliare, farvi rinascere, darvi nuovi obiettivi, darvi come questo nuovo input di andare. Questo è un fante di scusate, è un fante di pentacoli ed è proprio la carta dell'apprendista, la carta di qualcuno che si, qui ce l'avevate il fante di bastoni, qualcuno che si avventura, mi verrebbe da dire che potrebbe essere un ottimo spunto per voi avventurarvi in tutti quelli che sono stati o sono attuali, gli attuali condizionamenti nella vita di tutti i giorni, perché lo sento un pochettino qui con questo 5 di bastoni, come se ci fossero delle cose, dei vincoli, magari sono proprio quelle regole che bisogna ristrutturare un attimino, ecco. Qui vi dico, può essere che una persona arrivi in aiuto, che vi tenda una mano, ma ho anche la sensazione che non la coglierete. Fatemelo sapere poi nei commenti, ragazzi. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per concludere con un messaggio d'amore. Sono messaggi canalizzati, sono messaggi di Dio, però se non credete in Dio potete sostituire la parola Dio o me, qui usa anche il me, con universo. Io sono ciò che sono. La mia vita riempie ogni essere, la mia luce riempie la tua mente, il mio amore riempie il tuo cuore. Tutto è uno, tutto è unità. Wow. L'ego crea separazione, il mondo è il compimento, l'unione, il completamento. Medita nel silenzio e scopri l'energia interiore. Meditare è conoscere la forza del silenzio. In molti modi la natura rivela il potere del silenzio. Un fiore che sboccia lo fa in silenzio. Il miracolo del crepuscolo e lo splendore dell'alba non sono preceduti da alcun rumore. La luna e le stelle non si fanno annunciare dalla fanfara. Ogni creazione poggia sulla legge silente, impercettibile, infallibile. Restate in silenzio e sappiate che l'Io sono dentro di voi è Dio. Wow, bellissimo messaggio, cari amici della bilancia. Io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che insomma vi abbia dato spunti interessanti su cui riflettere. Se vi è piaciuta potete mettere like, se volete commentare ben venga, a me piace sempre leggere i vostri commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!